Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Oggi vado a preparare i Krafen, un dolce molto rinomato, molto diffuso, chiamato anche da noi il bombolone o la bomba, dipende dalle regioni in cui si fa. Comunque è un impasto che è un dolce che si fa fritto o si può fare anche al forno. Procediamo subito con la ricetta. Molto bene, come primo step noi andremo a fare un lievitino. Cos'è un lievitino? Il lievitino è un tipo di preimpasto che praticamente favorisce e aiuta la lievitazione poi nell'impasto successivo. Si usa anche molto spesso per fare la panificazione, perché lo rende più morbido, sviluppa prima e in teoria allunga anche la vita del pane. Comunque procediamo subito. Che cosa ho messo qui? In una bowl ho messo 5 grammi di lievito di birra, che è una parte di quello finale che poi andremo a vedere. Andremo a mettere 100 grammi di latte a temperatura ambiente e andiamo a sciogliere il nostro lievito. Poi vado ad aggiungere 100 grammi di farina forte. Io ho usato una farina 0 a 320 V, quindi vuol dire almeno un 13,5, 14 di proteine. È importante perché io uso questa, perché sennò dovrei usare la Manitoba, perché abbiamo bisogno di forza per lo sviluppo. Andiamo ad aggiungere la nostra farina e ora passiamo alla marisa e andiamo a girare. Perfetto. Come vedete il nostro lievitino non deve essere solido, deve essere morbido. Lo andremo a mettere, lo vado a coprire con la pellicola e lo faccio lievitare per almeno un paio d'ore ad una temperatura calda. Cosa vuol dire calda? Non bollente, 25-30 gradi. Io generalmente per fare prima lo metto nel forno chiuso oppure un forno tra 25-30 gradi. Ci vediamo tra 2 ore. Molto bene, il nostro lievitino ha raddoppiato, come vedete, bello morbido, e lo mettiamo qui. Adesso cominciamo a fare la preparazione, impostare la preparazione proprio dei Krafen, dell'impasto vero e proprio. Bene, in planetaria andremo a mettere 400 grammi di farina forte, la stessa che abbiamo adoperato per il lievitino. Andiamo a mettere 2 uova medie, tutti gli ingredienti insieme, il lievito, lo zucchero, il lievito che sono chiaramente 12 grammi in tutto della ricetta, ne ho messi 5 nel lievitino, un goccio di rum, 70 grammi di burro che io ho ammorbidito e ci ho messo un cucchiaino di vaniglia e 5 grammi di sale. Intanto ammorbidito, me lo metterò dopo, intanto però me lo sono preparato. 130 grammi di latte e ora cominciamo ad impastare. Comincerò molto lentamente, dovrà andare almeno 10-15 minuti l'impasto perché deve creare la maglia glutinica. Quasi alla fine, adesso io appena si è impastato, incorporato tutto questo, lo fermo, vado ad inserire il mio lievitino e dopodiché continuo ad impastare per altri 5 minuti. Molto bene, sono passati 3-4 minuti dal momento in cui abbiamo cominciato l'impasto. Ora lo andiamo a staccare, è ancora appiccicoso perché è presto e ancora deve fare tutto il suo lavoro. Ok, e ora andiamo ad aggiungere il nostro lievitino. Bene, sono passati 3-4 minuti dal momento in cui ho messo il lievitino e ora vado ad aggiungere piano piano il mio burro morbido ammorbidito che abbiamo detto. Ho messo 5 grammi di sale e un cucchiaino di vaniglia. Adesso lo facciamo girare finché non ha assorbito e non mettiamo quell'altro perché tende a scomporsi. Appena ha assorbito tutto proseguiamo fino alla fine. Ok, molto bene, siamo arrivati alla conclusione dell'impasto.
come vedete si stacca bene dalle pareti. Ha girato per circa 15 minuti, poi in base anche a... Ora lo vado a staccare, è ancora morbido perché chiaramente adesso gli andremo a fare un paio di pieghe per dargli un po' di rinforzo e dopodiché lo metteremo a lievitare. Ora che non avevo girato, vedete, andiamo a fare questo genere di pieghe, tanto più ne facciamo meglio è perché rinforza sempre di più. Dopodiché lo andiamo a prendere, lo mettiamo nella bowl. A questo punto andiamo a prendere della pellicola, poi anche qui ci vado a mettere un po' di burro spray, poco, perché non voglio che quando lieviti si appiccichi e mi rompa le bolle. Simpatico come termine, non mi rompa le bolle. Li metto sempre a 25-30 gradi per un paio d'ore in maniera che sviluppa, poi andremo a lavorarla nuovamente. Molto bene, il nostro impasto praticamente è raddoppiato e andiamo a fare il prossimo passaggio. Quindi andiamo il nostro impasto, io l'ho messo su un po' di carta forno cercando di stressarlo meno possibile, tanto si dovrebbe staccare da solo, come vedete. Ora non faccio altro, mi metto un pochino di farina appena e vado a schiacciarlo. Voglio fare le pieghe famose di rinforzo, quindi che cosa vado a fare? Senza sgonfiare troppo l'aria, vado a fare delle pieghe a libro. Perfetto, la vado a coprire con una bowl e la lascio rilievitare per un'altra mezz'oretta. Molto bene, passata mezz'ora io intanto mi sono preparato una ventina di quadratini di carta forno. Perché? Perché le palline che andrò a preparare prima della lievitazione finale andranno messe su questi quadratini in maniera che quando li andremo a friggere non si appiccicheranno, potremo lavorarli meglio. Cominciamo. Ecco qui il nostro impasto. Andrò a fare, considerate che le grammature dei bomboloni o dei Krafen, come li vogliamo chiamare, generalmente hanno una pezzatura di 50 grammi a crudo. Io li farò più piccoli perché mi piacciono più piccoli, anzi, quindi va benissimo 40 grammi. Ora li vado a rinsaccare tra di loro, quindi vado a richiudere tutto come fare una bellina e li vado a mettere sopra i fogli che abbiamo detto prima. Molto bene, ho finito di fare le palline. Queste hanno i quadratini perché le andrò a friggere. Poi ho messo invece ho fatto un'altra teglia solo con la carta forno perché queste le andrò a mettere in forno. Stessa dinamica, stesso peso, stessa grammatura, tutto quanto. Benissimo, ora aspettiamo che raddoppiano, quindi circa una ventina di minuti, mezz'ora, dipende anche dal calore che abbiamo nell'ambiente, e dopodiché quando saranno pronti andiamo a friggere e a cuocere. Molto bene, le nostre palline hanno ben lievitato. Ora ho messo sull'olio, nel frattempo ho messo i bomboloni, quelli da forno, a 180 gradi, ventilato per circa una decina di minuti, tanto bisogna controllarli, perché ogni forno è diverso. Allora, la temperatura giusta è di 160-65 gradi, ci siamo, li faccio scivolare dentro. Adesso gonfieranno, ovviamente, li faremo cuocere un po' da una parte e dall'altra. Pentola stretta e alta, olio abbondante perché devono galleggiare, è importante. Ecco qui i nostri bomboloni pronti, ora li andiamo a farcire. Ecco qui, io li ho sistemati su un vassoio, su un piatto. Questi sono quelli fritti, questi sono quelli al forno. Adesso cosa vado a fare?
Li possiamo farcire con la crema pasticcera, con la marmellata oppure semplicemente solo con lo zucchero a velo. Ora io vado a fare un buchino e poi con un piccolo sac à poche, ok, li vado a riempire. Questi poi eventualmente si rifanno. Dulcis in fundo, una bella spolverata di zucchero a velo ed ecco qui i nostri bomboloni. Molto bene, ecco qui i miei bomboloni al forno e fritti. Io li ho fatti con la marmellata, poi li potete fare come volete. Molto bene. Se questa ricetta vi è piaciuta, questa mia idea vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo per i prossimi video. Ciao a tutti!